Diagnosi e soluzione di una lavastoviglie che non parte. Se la tua lavastoviglie non parte, e per non parte si intende il fatto che impostiamo un programma, chiudiamo e questa non emette nessun rumore, quindi è completamente silenziosa, la prima cosa che bisogna cercare di capire è se il programma è stato accettato o meno. Quindi se impostiamo un qualsiasi programma e chiudiamo la porta, il display deve spegnersi. Inoltre in questo modello qui, come potete vedere in basso, si accende anche la spia sul pavimento, che sta a indicare che il programma è stato accettato. Quindi display spento o spia sul pavimento. In alternativa, se non avete la spia sul pavimento o non avete la possibilità di visualizzare il display spento quando la porta è chiusa, quindi se avete una lavastoviglie da incasso come questa, quando la porta è chiusa non potete visualizzare il display perché viene coperto dal top e quindi non potete verificare se si è spento o meno. In alternativa, un altro metodo per capire se il programma è stato accettato o meno è quello appunto di aprire la porta e controllare se è possibile modificare il programma. Se non vi è possibile farlo, significa che il programma è in corso e quindi è stato accettato. Infatti in questo caso, se volessi modificare il programma, dovrei fare un reset che su questo modello si effettua premendo e mantenendo premuto il tasto di accensione. Come vedete si è resettata e quindi mi è possibile modificare e impostare un nuovo programma. E questo sta a significare che il programma che ho selezionato prima è stato accettato e quindi il dispositivo di chiusura della porta, che rileva quando la porta è chiusa, funziona benissimo. Diversamente da quanto detto prima, se chiudete la porta ma il display non si spegne, la spia sul pavimento non si accende, comunque questo vi fa capire che il programma non viene accettato, la prima cosa che dovete verificare su questi modelli qui di lavastoviglie di ultima generazione è se questo perno qui è integro. Questo perché se questo perno qui fosse spezzato non andrebbe a inserirsi correttamente nell'elettroserratura per premere un microinterruttore posizionato all'interno. In sostanza, se la lavastoviglie non sente che la porta è stata chiusa tramite questo perno e questo interruttore, il programma non viene accettato e quindi non si avvia. Stessa identica cosa nei modelli precedenti di lavastoviglie, si imposta un programma, si chiude la porta e se riaprendo la porta non c'è modo di modificare il programma, significa che è stato accettato. Solo che a differenza del modello di prima, il perno si trova nella parte alta ed è in acciaio, quindi difficilmente si può spezzare, e l'elettroserratura si trova all'interno del cruscotto. Per verificare se il dispositivo elettronico della chiusura della porta sia a guasto o meno, procediamo in questo modo. Sganciamo questo va semplicemente tirato, fate attenzione ad afferrare solo questo e non anche questo. Scolleghiamo questo connettore e con i puntali del tester posizionato in home andiamo a verificare che ci sia continuità nei due collegamenti interni a questo connettore. Sono questi due, sono molto piccoli e devono segnare continuità solo quando la porta della lavastoviglie è chiusa. Quindi porta aperta, circuito aperto, nessun segnale dal tester, porta chiusa, circuito chiuso e il tester dà un segnale di continuità. Se la porta della lavastoviglie è chiusa e il tester posizionato in home non segna continuità, significa che questa è la causa del guasto e quindi andrà sostituito. E adesso vediamo come. Con una pinza scolleghiamo anche questo connettore, svitiamo queste due viti si procede nella parte bassa smontando lo zoccolino. Così da poter sbloccare i due fianchi. Smontiamo entrambi i fianchi. Si procede posizionandoci sul retro della lavastoviglie, quindi facciamo leva in questo modo.
La stessa cosa la facciamo qui, su entrambi i lati. Quindi apriamo la porta e sganciamo il fianco. Tolti i fianchi saranno visibili queste viti, le svitiamo su entrambi i lati. Adesso svitiamo queste 4 viti. Arrivati a questo punto solleviamo e sganciamo questa staffa e la ruotiamo. Quindi sganciamo l'elettroserratura e la sostituiamo con una nuova, facendo attenzione che questi perni di plastica si inseriscano qui dentro e questi due qui dentro. E rimettiamo le viti. Dopodiché reinseriamo la staffa e rimontiamo il resto. Se invece si è rotto questo, procedete in questo modo. Svitate tutte le viti del cruscotto. E sganciate il cruscotto. Quindi svitate queste viti. A questo punto potete sostituirlo. Nei modelli precedenti, come quello che vi ho fatto vedere prima, dove qui c'è il perno e qui c'è l'elettroserratura, in questo punto, sempre aprendo il cruscotto, trovate l'elettroserratura, fissata proprio in questo punto qui. E a differenza di quelle nuove, il microinterruttore è inserito qui dentro e potete controllarlo con il tester come abbiamo fatto prima. Comunque, se avete la necessità di acquistare delle serrature di ricambio, vi lascio il link in descrizione, nel primo commento e alla fine del video. Detto questo, se avete acceso la lavastoviglie, avete impostato un programma, avete chiuso la porta, ma questa non si avvia, quindi anche aspettando 10 minuti non sentite nessun rumore, ma il programma è stato accettato, la seconda cosa da controllare è la pompa di scarico. Questo perché la lavastoviglie, quando parte, la prima cosa che fa è scaricare l'acqua residua del lavaggio precedente. Quindi andiamo a controllare la pompa di scarico. Sempre nella parte bassa, dove prima abbiamo smontato lo zoccolino, individuiamo la pompa di scarico, individuiamo i connettori che alimentano la pompa di scarico e con la porta chiusa e il programma avviato verifichiamo se la pompa di scarico viene alimentata. Sul tester dovrebbe segnalare 220/230 volt. Se il programma è avviato, arriva corrente alla pompa di scarico, ma questa non parte, non emette nessun rumore, è molto probabile che sia danneggiata e quindi da sostituire. La sostituzione della pompa di scarico è molto semplice. Ovviamente scollegate prima la corrente elettrica, dopodiché staccate i connettori, poi afferrate la pompa di scarico e la girate in senso antiorario e la staccate. A questo punto la sostituite con una nuova, oppure verificate che non ci sia qualche corpo estraneo al suo interno che la bloccava. In genere, quando è bloccata e la avviate, dovreste sentire un ronzio arrivare da questa parte. E anche di questa vi lascio il link in descrizione e nel primo commento. Per montare quella nuova fate la cosa inversa, la inserite, premete, vi accertate che sia ben allineata qui sotto e dietro e a quel punto ruotate e ricollegate i connettori.
Ti sono stato utile? Fammelo sapere scrivendo un commento qui sotto. Grazie, ciao ciao!